Le differenze tra superiori e università mi hanno decisamente scombussolato, soprattutto le primissime settimane, e probabilmente come te all'inizio non mi ero domandato quali erano queste differenze, e probabilmente aver visto un video come questo mi avrebbe un sacco aiutato, soprattutto nelle prime settimane, a sapere a cosa sarei andato incontro. Ok, sicuramente sto esagerando, ma devo ammettere che la prima settimana è stata veramente dura, ed è per questo che oggi vi racconto il mio primo giorno, la mia prima settimana e più in generale un resoconto di questo primo mese al Politecnico di Milano. Parleremo della mia esperienza personale, della differenza per l'appunto tra superiori e università e di alcuni consigli che vi voglio dare. Partiamo dal primo giorno, che è iniziato alle 8 di mattina con la tanto famigerata lezione di analisi 1. Col tempo ho capito perché è così tanto famigerata. Seguita da una lezione di geometria e algebra lineare, abbreviato in GAL, materia di cui non avevo mai sentito parlare, molto astratta e secondo me anche più complicata di analisi, ma delle materie ne parliamo tra un attimo. E in queste due lezioni, per un totale di 5 ore, in realtà abbiamo fatto semplicemente un'introduzione al corso, a quello che sarebbe stato il nostro primo semestre, la modalità di esame e un ripasso generale delle cose veramente basiche di matematica. E durante la pausa ho anche conosciuto due ragazzi con i quali ho creato poi il gruppo che abbiamo adesso. Vi consiglio di creare un gruppo sin da subito, anche perché così potete subito aiutarvi a vicenda. Ma il primo giorno devo dirvi che non è stato per niente emozionante, anche perché avevamo l'aula di fianco all'ingresso, quindi siamo entrati, siamo usciti e non abbiamo neanche esplorato il campus. Invece già dal secondo giorno, che era in un'altra parte del campus ed era un giorno completo, quindi dalle 10 di mattina alle 6 di pomeriggio, infatti abbiamo esplorato di più il campus, anche perché avevamo 2 ore buche di pomeriggio tra una lezione e l'altra, e quindi abbiamo sfruttato il tempo. Ma ora non sto a raccontarvi giorno per giorno, perché sennò non finiamo più. Inizio a parlarvi magari delle differenze che ci sono tra superiori e università. Partendo dall'organizzazione, in realtà in questa parola poi rientrano anche tutte le cose che vi dico dopo, ma in generale se non siete organizzati vi perderete veramente subito, anche perché dopo poco più di 2 mesi ci sono i primi parziali, ma fortunatamente io mi definisco abbastanza organizzato grazie agli strumenti che uso come Google Calendar e Notion, di cui vi ho parlato negli scorsi video. Essere organizzati in realtà è molto semplice se fate solo l'università. Se già andate ad aggiungere magari un lavoro, sport e così via, sarà molto più comune non trovare più tempo per fare le cose che magari ci piacciono, o anche solo per studiare. E di questa cosa in realtà non me ne sono accorto subito, me ne sono accorto tra la seconda e la terza settimana circa, e da qui ho iniziato veramente a studiare molto di più, anzi prima praticamente non studiavo. Rispetto alle superiori ovviamente avrete molta più libertà a livello anche solo delle lezioni, perché potete decidere voi se andare o no, e questa è una cosa sia positiva che negativa, perché sì, da un lato se avete altri impegni più importanti dell'università potete magari un giorno, 2 giorni saltare le lezioni, ma dall'altro lato è rischioso, perché se si saltano molte lezioni magari a un certo punto non si riesce più a stare dietro al programma che il professore porta, e quindi se non sapete gestire il vostro tempo vi risulterà difficile organizzare tutti gli impegni che avete durante la settimana. Se non lo sapete fare, ragazzi, qua sopra c'è il mio video dove vi parlo di come gestire il tempo e come non sprecare il tempo, e se volete c'è anche la guida di Notion se volete utilizzare quel programma. Ecco, se non l'hai ancora fatto, questo è proprio il momento perfetto per iscriverti, questi 3 secondi di pausa e poi riprendiamo. La seconda cosa nuova relativamente sono le lezioni. Infatti sono totalmente diverse da quelle delle superiori, si fanno molti più argomenti in modo molto più approfondito. Infatti nei 5-6 mesi del primo semestre in solo analisi farete il programma di quarta e di quinta di matematica, tutto compresso in questi 6 mesi e fatto in modo molto più approfondito. E anche qua si ricollega all'organizzazione, perché se non sarete organizzati vi perderete presto, anche perché dovete trovare del tempo da dedicare per l'appunto a elaborare e studiare tutti gli argomenti che si fanno. Fate conto che nelle prime 2 settimane facevamo sia in analisi che in GAL un argomento ogni 2 lezioni, poi abbiamo relativamente rallentato perché comunque gli argomenti vengono spiegati in modo molto più approfondito. Per esempio in analisi si fanno le dimostrazioni per ogni singola cosa. Le lezioni, come saprete, sono in aule veramente grandi da 100-200 persone, ma non fatevi intimorire da questa cosa, anzi se avete una domanda fatela al professore, anche perché quasi sicuramente in 200 persone non sarete gli unici a non aver capito una cosa, in modo tale da velocizzare anche la fase di studio, perché se rimanete dietro un dubbio che magari è banale, che è veramente inefficiente, se poi non volete fare la domanda davanti a 200 persone durante la lezione, potete sempre andare dopo la lezione dal professore, i miei sono tutti molto disponibili a fare delle domande e vi risponderà poi lui in privato lì in quel momento. E per l'appunto i miei professori sono tutti molto disponibili e non si fanno problemi a fermarsi lì anche magari 3, 4, 5, 10 minuti a rispondere alle domande che le persone hanno, quindi non fatevi questo problema, andate a fare le domande ai professori. Poi ovviamente la mia esperienza magari mi è andata bene, magari non sono tutti così, anzi sicuramente non sono tutti così. Un'altra cosa leggermente diversa, anzi totalmente diversa, sono i compiti a casa, chiamiamoli così. Infatti diciamo non ci sono dei veri e propri compiti a casa che voi dovete fare, ma sarà semplicemente il professore che vi assegnerà degli esercizi per allenarvi sull'argomento fatto in classe. E poi il 99,9999% delle volte, quasi sempre, non andrete neanche a correggerli quegli esercizi. È più probabile che li correggiate nelle esercitazioni, che sono delle lezioni svolte da altri professori dedicate solo a fare esercizi per vedere se sapete bene quell'argomento o meno. Infatti avendo solo 3 corsi a semestre non è che potete fare tutta la settimana di teoria e basta, ci sono queste ore che sono abbastanza in realtà, in modo tale che vi potete esercitare e chiedere al professore mentre
mentre esegue l'esercizio che cosa sta facendo. La mole di lavoro sarà decisamente più grande di quella delle superiori, anche perché gli argomenti sono gli stessi di 2 anni di superiori, ma compressi in 6 mesi e studiati in modo molto più approfondito. Per esempio in analisi e in GAL ci sono le dimostrazioni, che poi vi saranno anche chieste all'esame, ed è una delle cose che si allontana di più da quello che io sapevo fare di matematica, non avendo mai fatto le dimostrazioni. Infatti io ero semplicemente abituato a studiarmi la formula, a sapere che era così, senza andare anche a verificarne l'effettiva funzionalità di quella formula. Invece adesso si fa la dimostrazione per ogni singolo teorema che ci sta dietro alle cose che facciamo, quindi per esempio i limiti, le funzioni, le successioni e così via. Parlando di aspetti fondamentali che dovete sapere dell'università, vi voglio risottolineare l'importanza di crearsi un gruppo sin da subito. È come creare una squadra, ognuno con le sue potenzialità, ognuno che va meglio in alcuni argomenti, ed è proprio questa la forza, perché nel momento in cui voi non sapete una cosa oppure non avete capito un argomento che ha spiegato il professore o anche solo un passaggio di un esercizio, potete chiedere al vostro gruppo di amici in modo tale da aiutarvi a vicenda. E poi chissà, si sbloccano anche magari delle serie di possibilità al di fuori dell'università, come possono essere dei viaggi o altre esperienze, ma questo lo vedrete magari in futuro. Quindi iscrivetevi al canale, che non si sa mai. E a mio parere formare una rete di conoscenza all'interno dell'università è la vera forza dell'università, perché poi una volta usciti è sempre utile avere una rete di conoscenti, di amici fidati, sulla quale contare nel momento in cui si ha bisogno di aiuto su un progetto, sulla creazione di qualcosa. E ve lo dice una persona che non è che solitamente socializzo con persone a caso, sconosciuti, anzi evito i contatti sociali il più possibile, ma questa volta mi sono autoimposto di socializzare il più possibile, di conoscere più persone possibili. Per concludere vi voglio parlare delle materie e degli esami. Le materie sono un po' comuni a tutti gli indirizzi di ingegneria, almeno nel primo semestre. Infatti abbiamo analisi 1, GAL, ovvero geometria e algebra lineare, e informatica, anzi fondamenti di informatica. Partiamo da analisi. Analisi è semplicemente matematica, solo matematica, dimostrazioni, calcoli. I numeri probabilmente non li vedrete più, e si parte dai numeri reali, i numeri complessi, che era un nuovo argomento per me, fino ad arrivare a funzioni, successioni e limiti, con cui si conclude la prima parte, che ci sarà poi nella prima prova itinere. Non mi sembra di averlo detto prima, quindi ve lo dico ora. A novembre, che è più o meno a metà del semestre, c'è la possibilità di dare metà dell'esame che si darebbe a gennaio, in modo tale da dividere lo studio in 2 sessioni diverse. E se si fa bene per esempio l'itinere di novembre, a gennaio basta dare l'altra parte dell'esame, non di nuovo tutto. Questa cosa c'è anche in geometria e algebra lineare, non c'è invece in informatica. Parlando invece di geometria, si inizia subito con cose nuove, come può essere l'algebra astratta, passando poi per le matrici, vettori geometrici e così via. E invece in informatica si parte dal codice binario, quindi ci sono queste 3, 4, 5 lezioni dedicate a spiegare cos'è il codice binario, come si fanno le varie conversioni, eccetera. E poi si inizia subito con C89, attenzione, non C99, C Sharp, C++ e così via, C89, il primo C. In realtà non so se è il primo, comunque è dell'89 per farvi capire. E più o meno ogni lezione si fa un argomento nuovo, quindi per esempio una funzione nuova di C, e poi alle esercitazioni si fanno gli esercizi su quell'argomento. Facendo un resoconto, direi che l'università ha dei lati positivi, come può essere l'essere liberi, ma anche ovviamente dei lati negativi, e io sto ancora cercando di capire se è la strada giusta per me. Direi che in questo video vi ho raccontato tutto quello che c'era da dire. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente ragazzi, lasciate un like ed iscrivetevi, neanche ve lo dovrei dire, e andate a vedere questi 2 video qua sotto. Noi ci vediamo a un prossimo video.